Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, buonasera Marco, benvenuto nella mia rubrica Profumo di carta, con la regia di Grazie. Giuseppe Mosco che naturalmente ringrazio perché senza di lui queste interviste non potrebbero esistere perché io sono negata per la tecnologia, quindi lui fa da regia. Allora, oggi parliamo del tuo romanzo Anime dissonanti. Allora, è un libro che parla principalmente del rapporto tra padre e figlio. Un amore tra padre e figlio alquanto disarmonico, se si può utilizzare questo termine, ma secondo me, almeno a me è parso un amore disarmonico, dissonante, come poi lo vedremo. Allora, passo la parola a Marco che così saluta i nostri ascoltatori e poi cominceremo a parlare del libro. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, hai detto una cosa giusta, infatti il titolo del mio romanzo, che può sembrare impegnativo, sottolinea proprio la dissonanza, non solo però tra l'anima del protagonista e del figlio, ma tra il protagonista stesso e tutte le persone che lui incontra nel corso della sua vita. Certo, È un dramma, il racconto di un dramma esistenziale che però, sì. oddio, non vorrei presentarlo solamente così, perché No, la sì, narrativa... adesso basta. Fermiamoci perché sennò diciamo troppo subito all'inizio e Esatto, ci esatto. arriviamo pian piano. Allora, innanzitutto, prima di parlare del tuo libro, vorrei che tu ci parlassi un po' di te. Chi è Marco Fumagalli? Marco Fumagalli è una persona che ha sempre amato scrivere e poi a un certo punto avrà trovato il momento opportuno per farlo. La giusta ispirazione è venuta proprio durante il Covid Eh, e mi sono cimentato prima nella stesura di una serie di racconti e novelle che poi appunto li ho uniti nella narrazione principale del mio romanzo. Io da anni faccio un lavoro particolare legato al mondo della cultura in quanto sono un tutor. Faccio il tutor di professione, cioè faccio corsi e lezioni private online per ragazzi di tutte le scuole. mm, E diciamo, quindi sono abituato, diciamo, a essere vicino appunto al mondo della cultura e la mia esperienza anche di tutor, possiamo dire un insegnante un po' particolare, l'ho poi inserita anche nel mio romanzo, possiamo dire. sì, sì. Ehm, sì. Altre cose su di te, al di là del lavoro e della scrittura, hobby, cosa ti piace nella Ma vita? hobby ovviamente la lettura. Per conoscerci un po'. Ovviamente la lettura diciamo dei grandi classici mi accompagna quando ho tempo, soprattutto quando vado in vacanza e vabbè, ovviamente viaggiare. Viaggiare Viaggiare. che mi consente di conoscere il mondo e approfondire anche le mie conoscenze culturali. Quindi questo, ecco, quando appena ho la possibilità, viaggio. Lo Viaggiare e vedo, leggere. lo vedo e mi fai anche tantissima invidia. Visto che io non lo posso fare, al momento non lo posso fare. Allora, praticamente io ti volevo chiedere com'è nata la tua passione per la scrittura, che è una classica domanda di rito, ma mi hai già in pratica risposto, nel senso che o anche prima avresti voluto scrivere, tu hai No, detto in che l'ho effetti scritto col periodo del Covid, ma ancora molto prima del Covid io scrivevo per blog o riviste online ecco, di ah, letteratura, cioè però unicamente articoli, però non avevo mai trovato anche il tempo, proprio forse. Poi esatto. durante il periodo del Covid, in quel momento di pausa, diciamo nel periodo di meditazione o di stop dalla mia attività, ho trovato poi la giusta ispirazione per incominciare a cimentarmi nella scrittura. E Il quello Covid poi è è stato un po'... stato, veramente un momento di grande,
tantissime persone, anche persone che ho intervistato ultimamente, cioè è stato un periodo nel quale è nato di tutto, l'arte, la Sì, sai che cosa? letteratura, Uno cioè la gente spartiacque. si è Uno ritrovata in casa e basta, lì è emerso di tutto, dal bello al buono, dal bello al brutto, esatto, perché esatto, il bello e il brutto, cioè il Covid è esatto, stato uno spartiacque uno per molti spartiacque. nella vita di molte persone. Sì, Veramente sì, perché è sì. come se fosse finito un periodo e ne fosse iniziato un Sì, altro e c'è stato un sicuramente. cambiamento anche nelle persone stesse, nel modo stesso di rapportarsi Assolutamente. c'è stato veramente un momento molto importante, insomma, Sì, sì, nella storia e passerà come tale, credo. certo. Allora, adesso arriviamo al titolo. Questo titolo veramente interessante che a me m'ha incuriosito subito, Anime dissonanti. Allora, ci vuoi spiegare un po' il significato di questo titolo e come sei arrivato a questo titolo? E come avevo anticipato, Infatti. il dissonanti perché appunto è non solo il ehm, quello che caratterizza il rapporto tra il protagonista e il figlio, ma un po' il protagonista stesso è in dissonanza con tutte le persone che lo circondano. Ovviamente ci sono degli aspetti autobiografici in questo romanzo, perché adesso non più per fortuna, ma come il protagonista so cosa vuol dire essere completamente dissonante con l'ambiente che ti circonda, con le Ah, persone e quindi la sofferenza che ne deriva da esso. Quindi è per questo che c'è appunto una parte anche del mio vissuto. Diciamo che il protagonista Luigi non è un mio alter ego, tuttavia mh, nel titolo ho messo una parte, c'è una parte del mio vissuto. Luigi che non riesce comunque a trovare nessuna persona con cui poter instaurare un legame profondo, vero, per, per il destino, per il suo modo di essere, per tanti fattori, e questo purtroppo lo porta all'isolamento. esatto. Isolamento che comunque è un po' il rovescio della medaglia dopo il Covid, che comunque riguarda purtroppo molte persone questo. È Certo, anche un certo. argomento di attualità, oltretutto, diciamo, l'isolamento, la vita di Luigi, Isolamento, sì. non solo in non solo il non essere inserito in un tuo ambiente, nel tuo contesto e quindi vivere in maniera dolorosa i rapporti interpersonali, ma proprio anche l'isolamento a cui sono costrette a stare molte persone per svariate ragioni. Certo, certo. Quindi Da dove hai tratto l'ispirazione? Come ti è nata l'idea di e scrivere anche un questo, come avevo accennato prima, è arrivata poco a poco. È arrivata poco a poco perché io ho incominciato a scrivere una serie di racconti, perché l'idea iniziale era quella di raccogliere una serie di racconti e poi pubblicarli. Solo in seguito ho maturato l'idea di una cornice, cioè di una narrazione principale che legasse tutti i racconti. Infatti, diciamo, per farla in breve, il protagonista riceve in forma anonima dei mh-mh, racconti e anche dei componimenti poetici sì, e quindi diciamo un evento apparentemente insignificante riceve i racconti e componimenti poetici online o per posta che insomma alla maggior parte delle persone non recherebbe alcuno sconvolgimento, invece Luigi, così abitudinario, chiuso in se stesso, nella sua monotona quotidianità, lo sconvolge sì, enormemente. E da lì poi appunto parte la narrazione e anche ho cercato appunto di mettere attraverso la ricezione di questi racconti e la lettura che Luigi fa di questi, ho cercato di mettere in risalto quelle che sono le varie sfaccettature poi del carattere di Luigi. Diciamo che certo. questa raccolta di racconti poi è stata utile per dare poi ancora più forse pathos, risalto, introspezione psicologica proprio al protagonista, Luigi. Ascolta, la cover è, questa finestra Sì, aperta,
Adesso qui si vede male perché è Sì, sfocato, comunque l'ha piena fatta di vedere. sì, piena di Allora, è libri. molto, Vediamo un bella po' come se si vede, storia. sì, forse qui Sì. un po' scuro, sì. Sì, ma si vede bene quando la mette Giuseppe. Ah. Eccola, si vede veramente molto bene questa finestra aperta sul Però mondo esterno, un un mondo mondo che lui esterno a cui lui non assolutamente ah, non partecipa. non Ma questa partecipano. finestra ha un significato? Sì, è il mondo esterno che Luigi, ehm, se guarda, lo guarda appunto dal suo studio e Mh. comunque ci sono sempre i libri, ci Eh sono sì, i libri a proteggerlo. È un po' certo. questo. Questo ci sono appunto degli echi, ma anche qui autobiografici, no, cioè la lettura, lo studio sono stati per il protagonista una sorta di rifugio e quindi come una protezione. I libri sono una protezione che fittizia comunque, che Luigi però si è creato, con per proteggersi dal mondo esterno. Al mondo esterno. E infatti volevo arrivare proprio a Luigi, appunto, che è il protagonista principale del romanzo, è un critico letterario che vive appunto nel suo mondo, in un mondo ovattato, un uomo schivo, misantropo, che Sì, si è isolato dal resto del mondo, ma che ha anche dei comportamenti strani, compulsivi, con delle manie come quelle di continuare a spostare gli oggetti. Un uomo che oltretutto ha sacrificato la sua famiglia, vabbè, la moglie è morta, lui ha un figlio, però praticamente è come se non avesse questo figlio perché lui si dedica solo ed esclusivamente alla sua passione per la letteratura classica. sì. Ecco, parlaci un po' di Luigi, di tutte queste anche di queste sue manie, questo spostare gli oggetti. Allora, per caratterizzare ulteriormente il personaggio ho pensato appunto di conferire al protagonista questi atteggiamenti un po' eccentrici che, ecco, allora questi sicuramente non mi appartengono, però sono sono la mania di spostare gli oggetti di Luigi, ehm è stata descritta, ho cercato insomma di descriverla nel miglior modo possibile proprio per mettere in risalto quello che è la sua sofferenza comunque. Cioè il fatto che perché prima ho detto i libri, come appunto nella copertina che si vede, rappresentano, un fitti una fittizia protezione, Sì, perché alla fine Luigi si è diciamo isolato nel suo studio, si è buttato ehm, diciamo in uno studio matto e disperatissimo, ma il suo malessere perdura. Quindi, non ha trovato appunto la soluzione e infatti il titolo stesso del romanzo, "Anime dissonanti", ehm, simboleggia appunto un uomo che si è illuso di trovare comunque il benessere, di trovare la protezione dai mali del mondo, rifugiandosi, nel suo studio e nei suoi studi, ecco. Quindi eh sì. è un po' questo. Allora, nel romanzo si parla anche di "amore" tra virgolette tra padre e figlio, un Sì, amore negato che infatti, spingerà Filippo a mandare al padre queste mail, questi in incognito. Ce ne vuoi parlare un po' di questo o pensi che sia troppo no senza spoilerare molto, però è una cosa molto bella, un po' qualcosa hai già detto prima, però, allora, anche per quanto riguarda questa sfaccettatura no, non ci sono riferimenti personali, ho sempre avuto comunque un buon rapporto coi miei genitori, ma sono stato a contatto con molte persone con rapporti problematici, molto problematici coi familiari e mi ha sempre colpito il sentire racconti di, ragazzi, giovani uomini, adolescenti, che appunto descrivevano una figura genitoriale completamente assente, completamente
disinteressata alla loro vita e purtroppo, ahimè, non è poi così rara, questa situazione e di conseguenza, questa problematica l'ho voluta inserire proprio, nel mio romanzo, proprio perché Luigi, completamente concentrato su se stesso, ha comunque mhmm, ha comunque messo fuori dalla porta anche gli Sì, affetti che per lui erano più cari. eh sì, E in un certo senso non solo questo è poi una riflessione che facevo anche quando scrivevo, non è solo poi, ehm, u è una descrizione di un rapporto padre-figlio molto problematico, in quanto il padre appunto si disinteressa del figlio, ma è poi quello che più in generale molte persone fanno, cioè si chiudono nel loro mondo, nel loro egoismo anche, mettendo proprio fuori dalla porta tutto ciò che poi realmente conta nella vita, le nella cose vita, più importanti, proprio come ha certo, fatto Luigi. infatti. E Ascolta, no ovviamente scusa, scusa. no, e dicevo, e ovviamente poi, come spesso capita, ci si ravvede quando è troppo tardi. Eh, Anche questo è qualcosa di già visto, da me già visto, mh, e fa parte della vita ovviamente, però ho altro voluto che inserirlo nella narrazione. Sì. infa ma secondo te questo il rapporto vabbè adesso tu hai descritto questo rapporto malato tra Luigi e suo figlio Filippo, ma nella società attuale come vedi il rapporto tra padre e figlio? Allora, il rapporto tra padre e figlio, in generale tra genitori e figli, è molto più complicato rispetto al passato, perché la società stessa è molto più complicata rispetto una volta. I genitori, alcuni, tentano di essere amici dei figli, Mh, è quello che ho visto, ma senza poi grandi risultati, anche perché poi i figli spesso nonostante abbiano un genitore poi amico, quindi amico. un anti Luigi, possiamo dire poi Esatto, sì. poi poi però comunque non è detto che, riescano cioè si riesca veramente a instaurare un rapporto di fiducia. Non dimentichiamo poi che soprattutto gli adolescenti, sono nati appunto in un mondo completamente diverso rispetto a quello che c'era fino a pochi decenni fa. Quindi è anche complicato è proprio complicato fare il genitore il giorno Sì, d'oggi, perché sento decisamente. molti miei amici non hanno, più cioè non ci sono più i punti di riferimento di una volta. I ragazzi, ripeto, sono nati in un mondo completamente diverso, globalizzato, con i social, con una tecnologia completamente, diversa rispetto, fino a pochi decenni fa e quindi si trovano in difficoltà, In difficoltà, sicuramente. certo, perché Certo, poi si è passati magari da, un'educazione forse troppo autoritaria, una famiglia patriarcale, si è passati a un'educazione libertaria, forse un po' un eccessiva, perché poi un'edu vediamo anche esatto, quello che esatto. succede e secondo me è anche poi una carenza di base, a livello educativo che parte dalla famiglia, ma già, nella crescita del bambino. Poi la fase adolescenziale sappiamo benissimo che è la fase più delicata e più Sì. critica nella crescita di un figlio. Certo, e infatti il figlio di Luigi proprio ho descritto quello che è stata in parte anche la sua sofferenza, poi in particolare nei traumi che ha vissuto, ma, Esatto, l'adolescenza è un periodo comunque complesso per tutti, insomma un periodo di grande certo. cambiamento. Certo, proprio per tutti. E adesso secondo me in questo momento storico lo è ancora di più. Certamente, Proprio perché è cambiata la società e come dicevi tu, la tecnologia e tutto diciamo molto. ha influito proprio al cambiamento e ci troviamo delle adolescenti che secondo me spesso si trovano appunto senza punti di riferimento e a volte anche un po' allo sbando insomma, no? Un po' allo sbando e poi appunto, come dicevi tu, non c'è più forse anche una certa, impronta, una certa rigidità, una certa Sì, e quindi anche i ragazzi sono liberi di scegliere, c'è molta più libertà e purtroppo non è facile essere liberi no, anche.
perché ti dà una grossa responsabilità. Se tu certo, sei libero devi scegliere tu della tua vita e non puoi poi certo. incolpare nessun altro delle tue Esatto, scelte. devi Quindi anche sapertela gestire la libertà, non è facile insomma, no, gestire, esattamente. soprattutto a una certa età quando ancora non hai sviluppato determinati concetti, poi c'è il Sì, problema dei valori, che anche i valori oramai sono un po' sì, sì. rimasti dietro le quinte, cioè non è più come un tempo che i valori venivano trasmessi ai figli e i figli crescevano con questi valori. Parlo per me, vabbè, perché io ormai sono un po' avanti con gli anni, diciamo, però No, beh, adesso come adesso io vedo, anche io vivo in un piccolo paese, no, quindi non vivo in una metropoli, però vedo questi ragazzi adolescenti che veramente, cioè, hanno tantissima libertà, cioè i genitori non sanno neanche dove sono 'sti ragazzi, cioè hanno dei comportamenti che ti fanno riflettere e dicono: "Ma cioè, sì. dove sono i genitori?" Cioè, non lo E so. devono saperla gestire e non sono in grado E di non sono in gestirla. grado di gestire questa libertà che gli è Certo. stata loro data, Certo. E questo è un mette po' anche in crisi, appunto, come dicevo, troppa certo, libertà, poi dopo ti impone anche la responsabilità di insomma, sei tu responsabile poi delle tue scelte. eh sì, certo. Insomma, avere una guida certe vo mu e avere una guida è anche poi più semplice spesso. Cioè, mi è stato imposto questo, mi è stato indirizzato questo cammino, un cammino sicuro. La grande libertà invece, ehm, insomma, oltre a darti una responsabilità, molti li disorienta, forse è Sì, quello. infatti, perché vabbè, avere una guida è giusto, sono d'accordo e ci dovrebbe essere. Lasciare la libertà però non diciamo, una libertà totale, ma con un Ecco, appoggio che con un aiuti appoggio, sì, ecco, con dei cioè punti far capire fissi. che ci sei, che c'è un punto di riferimento. Io ti lascio libero, però io ci sono un punto di riferimento Sì, su cui tu sì, puoi contare. Oggi mi certo. sembra che non sia proprio così. No, infatti, è vero, è Eh. vero. Filippo invece è una figura diciamo un po' più marginale rispetto a Luigi, che Sicuramen vive questa sofferenza di questo mancato amore con il padre. Vuoi parlarci un po' anche di Filippo? Beh, Filippo Per poco certamente tempo. è proprio, come ho già ripetuto prima, questo non è un aspetto autobiografico, però è, diciamo l'esperienza che ho avuto, tramite molte persone che ho conosciuto i cui genitori erano completamente assenti e di conseguenza Luigi scusa, Filippo, Filippo. essendo una persona molto sensibile, appassionata di quello che fa e soprattutto avendo perso la madre in giovanissima età, sente in maniera ehm, sente moltissimo l'assenza del padre, perché e lui è come se fosse rimasto orfano. Quindi in un certo senso, Ma sì. questo gesto di inviare in forma anonima degli Mh. scritti è un disperato grido di aiuto Di che aiuto, lui certo. che verrà recepito poi tardivamente da Luigi. Quindi questo, Sì. purtroppo è un dramma esistenziale che ha toccato molte persone, certamente. Eh sì. E poi Sì. entrerà in gioco una terza persona, però non voglio spoilerare Una nulla terza persona perché no, certo, nella seconda parte del romanzo che mh. andrà proprio a ancora più, possiamo dire, a evidenziare la dissonanza che Mh, c'è tra Luigi e certo. tutte le persone che lo circondano. Forse proprio perché senza forse, proprio perché Luigi, essendosi estraniato completamente dal mondo reale, nel momento in cui poi si trova dopo essersi, come dire, ripreso da questo torpore, in cui si era sopito per anni, si trova spaesato, perché il Sì, mondo reale in realtà non gli appartiene. Cioè lui è sempre vissuto nel suo, tra virgolette, "mondo" e quindi scontrarsi con la realtà col mondo reale di cui il protagonista, il personaggio, un sì, secondo personaggio importante nella seconda parte del romanzo, sì, dovrà interagire Luigi, con cui dovrà lui interagire, metterà in evidenza i limiti esatto. di questo personaggio, ecco, i suoi limiti.
E sarà uno scontro con una dura realtà che lui non Sì, conosceva, insomma. certo, esatto, esattamente. Quindi Allora, una domanda, vabbè, un po' di rito, però è una domanda secondo me importante. Il messaggio che tu vuoi trasmettere al lettore, che cosa, vorresti dire al lettore che leggerà il tuo libro? beh, sicuramente dell'importanza della consapevolezza. La consapevolezza di ciò che ci circonda, perché spesso, soprattutto come abbiamo accennato prima, siamo in un mondo completamente diverso rispetto a pochi decenni fa con le nuove tecnologie. Quindi il avere la consapevolezza del mondo e delle persone che ci circondano, perché questo fa veramente la differenza poi. Se noi, ci mhmm, ci allontaniamo dalla realtà creandoci delle illusioni, delle Sì, false aspettative, ehm, ehm, possiamo dire dei castelli, che poi non hanno un riscontro con la realtà, questo ci porta poi ad allontanarci, non solo proprio dal mondo reale, ma dalle persone che ci circondano e non ci consente di trovare poi la nostra strada. È proprio questo. Luigi, chi legge, ecco perché voglio chi legge attentamente il romanzo vede che Luigi è tutto sommato sì una persona appassionata, ma che non ha trovato la propria strada comunque, infatti. perché non è riuscito attraverso anche attraverso, il suo lavoro, non è riuscito a creare dei rapporti autentici. Ed è Assolutamente. questo che, insomma, manca molto al protagonista. Quindi la consapevolezza che è importante che noi abbiamo del mondo circostante, dei nostri limiti, dei nostri difetti. Tu prima mi chiedevi, è interessante la descrizione che tu fai di Luigi, di tutti i suoi tic, no, ecco, Sì. l'ho fatto per caratterizzare meglio il personaggio, ma Anche proprio per nel cibo è pazzesco quello del il ma pro carrello del cibo. esatto, ma proprio per sottolineare il fatto che alla fine Luigi vive una realtà alienante, comunque, una realtà che comunque non gli appartiene, e che quindi che poi fa parte insomma, è la vita purtroppo di molti nel mondo contemporaneo. Ma questa realtà alienante, fatta appunto di atteggiamenti, ehm, incomprensibili appunto a una persona esterna, lo allontana appunto sempre di più dai suoi affetti, da ciò che avrebbe potuto renderlo una vita migliore e soprattutto, avrebbe potuto arricchire veramente la sua vita. Le persone che avrebbero potuto arricchire la sua vita erano in prima di tutto i suoi familiari. Sì. Lui estraniandosi e scadendo in questi comportamenti bizzarri, non ha fatto nient'altro che, ehm, essere vittima di se stesso. Ecco, possiamo Alla dirla fine così. sì, alla fine sì. Alla fine è proprio questo, Luigi è È stato proprio vittima di questo se che poi stesso. emerge anche nel finale, che vabbè, naturalmente è un finale Certo, certo, sconvolgente, il lettore dovrà, per saperlo deve leggerlo, perché bisogna certo, per forza certo, arrivare in fondo, perché certo. veramente mi ha sconvolta. Volevo chiederti quanto tempo hai impiegato per scriverlo? Ho impiegato qualche anno, perché come ho detto c'è stata una lunga gestazione, in quanto prima, mi sono cimentato nella stesura dei racconti e Esatto. successivamente ho, creato appunto la narrazione principale, adattandola e adattando alcuni racconti ad essa. Quindi insomma, Quindi ci sono è voluti un bel alcuni anni. lavoro. Sì, No, decisamente un bel lavoro. Tu hai pubblicato in self, hai sì. poi fatto anche un editing prima di pubblicarlo. Sì, 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 sì. Ho fatto un Come ti editing sei poi trovato con l'editing? ma bene, son stato soddisfatto comunque, sì.
Sì, 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 mi son Perché trovato io bene. ritengo che l'editing sia fondamentale, no, Sì, però certo. a volte non riesci insomma, a volte l'editor è come se volesse portarti via una parte del tuo libro, una parte di te stesso, no, a volte l'editing lo si vive male, per quello te l'ho chiesto, no, ognuno lo Infatti vive. sì, infatti io non è che l'ho vissuto proprio benissimo, c'è stato un po' uno scontro con la persona che mi ha fatto l'editing, ma siamo poi arrivati, diciamo, a dei compromessi Dei attraverso compromessi, confronto. un confronto, cioè nel senso l'editor, deve appunto cioè mi dà dei consigli, almeno per come la vedo io, per, migliorare, arricchire la mia narrazione, ma ovviamente non deve snaturarla, è Eh, quello. invece a volte capita, eh. Capita, da quello che ho Capita e poi sentito, io ci si sono solo all'inizio, sente come però davvero ci si sente, ti portano via una parte di te stesso, perché una il libro è una parte. tua creazione, Esatto, no? esatto, esatto. Allora, perché un lettore dovrebbe leggere il tuo libro, più o meno ci hai già risposto, e a che target si rivolge? Beh, diciamo dai 18 ai 99 anni, a tutte le persone che amano 99, la faccio i lettura, sì, 99. dai A 18 ai 100 no. 99. Beh, anche perché comunque ci sono, sempre più persone anziane che conosco, anzi anche molto anziane, che conosco personalmente, che leggono, che trovano Sì, un sì, piacere nella lettura. Quindi sì, diciamo, questo libro può essere una buona lettura per persone di tutte le età, ovviamente non proprio giovanissimissimi, sì, ma no, comunque giovanissimi direi di no. da una certa età, dai 18, dai 20 anni in su, Sì, assolutamente è sì. trasversale direi, È non è un trasversale, esattamente, completo. anche perché poi è una commistione di stili diversi, perché ovviamente i racconti che riceve Certo, Luigi sono, proprio volutamente scritti con un linguaggio, con uno stile, uno sono stile generi diverso. diversi. Quindi Sì. quindi almeno questo, cioè il lettore sa che non si annoierà comunque, non è No, decisamente non ci si annoia a leggere questo libro. Io l'ho letto molto in fretta, dico la verità, okay, perché bene, mi fa piacere, mi fa piacere. no, davvero m'è piaciuto molto. Volevo chiederti se hai dei progetti futuri, Sì, cosa certo, stai sto già scrivendo. scrivendo il secondo. Ecco. Sì, sì, Su che sì. genere siamo? Il genere è più o meno sempre questo, anzi c'è, non posso dire che sì, è una sorta di spin-off del primo romanzo, in quanto si concentra su un altro personaggio. Ah, È il protagonista scrive la sua storia in prima persona, ed è il figlio della governante di Luigi. Quindi c'è ma questo dai, collegamento. La governante di Luigi, che è proprio stata nel corso della narrazione praticamente in ombra, cioè un sì. personaggio completamente insignificante, Esce un po' alla ho fine voluto esatto, esce un po' alla fine, ho voluto rendergli onore poi con uno spin-off, con una narrazione completamente diversa, dove in effetti anche in questo secondo romanzo che sto scrivendo lei non è la protagonista, ma è comunque insomma uno dei personaggi principali, perché dai, e molto quindi bella sì, questa cosa, molto sì. interessante. Ascolta, ultima domanda e poi abbiamo terminato. Dove possiamo acquistare il tuo romanzo e in quali formati è stato pubblicato? Allora, al momento su Amazon in formato cartaceo, il Kindle, e c'è stata anzi, all'inizio ci sono stati un po' di problemi nella pubblicazione, ho provveduto poi, ricontrollare la pubblicazione cartacea su Kindle, quindi è acquistabile su Amazon Su e Amazon, gli store online, insomma. store online, sì, sì, esatto. Okay, io ti ringrazio Marco, è Grazie a te. stata veramente una bella chiacchierata e Bene. ringrazio i nostri ascoltatori che ci seguono, ringrazio naturalmente Giuseppe e invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a acquistare Anime dissonanti di Marco Fumagalli, perché è un libro che merita di essere letto decisamente, che vi Grazie. lascerà, non dico alla fine, non dico niente, ma vi lascerà sconvolti come ha lasciato sconvolta me. Grazie. Quindi, veramente lo consiglio vivamente. Ti ringrazio ancora e Grazie a te. salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao Marco e Ciao. grazie ancora. Buona Grazie a serata. te.